Ti hanno mai ferito così profondamente che hai sentito il sangue ribollire nelle vene? Quella voglia di rispondere, di difenderti, di farli pagare. Quello che sto per rivelarti trasformerà per sempre il modo in cui affronti la mancanza di rispetto. È l'arma segreta che ha reso leggendari Marco Aurelio, Seneca ed Epitteto. Un potere così devastante che chi lo possiede diventa letteralmente intoccabile. E la maggior parte delle persone non lo scoprirà mai, ma tu sì. Quando il silenzio diventa la tua armatura, stai per scoprire il più grande errore che commettiamo quando veniamo attaccati. È un errore che costa caro, che distrugge la pace interiore e che consegna tutto il nostro potere nelle mani di chi non lo merita. Ma prima, lascia che ti racconti qualcosa che cambierà la tua prospettiva per sempre. Marco Aurelio, l'uomo più potente del mondo antico, scriveva ogni sera nelle sue note personali. E sai cosa annotava dopo le giornate più difficili? Ho scelto il silenzio ed è stata la mia vittoria più grande. Non la conquista di territori, non la sconfitta dei nemici. Il silenzio, ma attenzione, questo non è il silenzio della resa, è il silenzio del saggio che sa qualcosa che gli altri ignorano. È il silenzio di chi ha capito che la vera forza non urla, sussurra. Epitteto, da schiavo diventato maestro di imperatori, insegnava: chi si arrabbia per le parole altrui consegna il controllo della propria anima a un estraneo. Pensa a questa frase: ogni volta che reagisci con rabbia, stai letteralmente regalando il telecomando della tua vita a chi ti ha offeso. Il silenzio, invece, è il tuo scudo invisibile. Quando qualcuno ti attacca e tu rimani in silenzio, accade qualcosa di magico nella sua mente. Inizia a dubitare, si chiede: perché non reagisce? Sa qualcosa che io non so? È forse superiore a me? C'è un segreto che Marco Aurelio scoprì solo dopo anni di pratica. Il silenzio non solo protegge, trasforma. Ogni volta che scegli di non reagire a una provocazione, stai allenando un muscolo invisibile dentro di te. Il muscolo del controllo, e più lo alleni, più diventi forte. Seneca raccontava di un mercante che venne insultato pubblicamente in una piazza di Roma. L'uomo rimase in silenzio, sorrise e se ne andò. 3 mesi dopo, quel mercante aveva conquistato i clienti del suo insultatore. Come? La sua dignità aveva parlato più forte di 1000 parole di difesa. Nelle prossime 24 ore, quando qualcuno ti dirà qualcosa che ti infastidisce, anche una piccola critica, prova a contare fino a 10 prima di rispondere. Osserva cosa succede nella tua mente in quei 10 secondi. Annotalo su un foglio. Questo è il primo passo per padroneggiare l'arte del silenzio consapevole. Il carburante prezioso che stai sprecando. Ora ti rivelo qualcosa che cambierà la tua vita per sempre. La tua energia è come un conto in banca. Ogni giorno hai un deposito limitato. E sai qual è il più grande errore che commette il 99% delle persone? Spende tutto questo prezioso carburante nel posto sbagliato. Seneca era ossessionato dal tempo. Scriveva lettere al suo amico Lucilio dove ripeteva: il tempo è l'unica ricchezza che non puoi recuperare. E l'energia è tempo condensato. Ogni secondo che sprechi arrabbiandoti per le parole di uno stupido è un secondo sottratto alla costruzione del tuo futuro. Ecco la verità che nessuno ti ha mai detto. Chi ti attacca sta facendo una scommessa. Sta scommettendo che tu reagirai. Sta scommettendo che sprecherai la tua energia per lui. E quando lo fai, ha vinto. Hai appena confermato che la tua pace vale meno delle sue parole. Marco Aurelio aveva un metodo geniale per questo. Ogni mattina si svegliava e scriveva: oggi incontrerò persone invadenti, ingrate, arroganti, bugiarde, invidiose e antisociali. Ma poi aggiungeva: ma io non sarò turbato, perché so che tutto questo nasce dalla loro ignoranza. Pensa alla tua vita. Quante volte hai speso ore, giorni, settimane a rimuginare su qualcosa che qualcuno ti ha detto? Quante volte hai perso il sonno per le parole di una persona che probabilmente ha già dimenticato l'accaduto? Quella è energia che non tornerà mai più. C'è un segreto che i grandi leader della storia hanno sempre saputo. L'energia risparmiata dall'ignorare gli stupidi può essere reinvestita nel successo.
Quando smetti di sprecare carburante emotivo nelle discussioni inutili, improvvisamente hai più forza per i tuoi progetti, più creatività per le tue idee, più pazienza per le persone che ami. Epitteto aveva una regola d'oro. Prima di arrabbiarti, chiediti: questa persona può davvero influenzare il mio destino? Se la risposta è no, perché darle il potere di influenzare il tuo presente? Il mondo è pieno di ladri di energia, persone che vivono per prosciugare la tua forza vitale, ma tu hai un antifurto, la consapevolezza. Ogni volta che qualcuno cerca di rubarti energia emotiva, puoi scegliere se aprire o tener chiuso il cassetto. Crea una lista energetica con 2 colonne. Nella prima scrivi tutte le attività e persone che ti danno energia. Nella seconda, quelle che te la tolgono. Per una settimana, ogni volta che stai per investire energia in qualcosa della seconda colonna, fermati e direzionala verso qualcosa della prima. Vedrai la differenza già dopo 3 giorni. La mappa segreta del tuo destino. Ascolta attentamente, perché quello che sto per dirti potrebbe salvare anni della tua vita. Ognuno di noi ha una mappa segreta, un percorso unico che porta alla realizzazione dei propri sogni. Ma la maggior parte delle persone non arriverà mai a destinazione. Sai perché? Perché si lascia deviare dai cartelli sbagliati. Marco Aurelio scriveva: confondere la voce della folla con la voce della saggezza è l'errore più costoso che un uomo possa commettere. E aveva ragione. Quante volte hai cambiato direzione nella tua vita per assecondare le aspettative di qualcun altro? Quante volte hai dubitato delle tue scelte perché qualcuno te le ha criticate? Ecco il segreto che i filosofi stoici hanno tramandato per secoli. La tua strada è sacra proprio perché è tua. Non esiste un'altra persona al mondo che possa percorrerla al posto tuo. E chiunque cerchi di convincerti del contrario, semplicemente non ha capito il senso della vita. Seneca aveva un nemico particolare, suo fratello. Sì, hai sentito bene. Il fratello di Seneca lo criticava costantemente. Diceva che stava sprecando la sua vita con la filosofia invece di dedicarsi alla politica. Ma Seneca fece una scelta coraggiosa. Smise di ascoltarlo e divenne uno dei pensatori più influenti della storia. La verità è che chi critica il tuo percorso spesso lo fa perché non ha il coraggio di intraprendere il proprio. È più facile giudicare i sogni degli altri che affrontare le proprie paure. È più comodo dire non ce la farai mai che ammettere io non ci ho mai provato. C'è un test infallibile per distinguere i consigli utili dalle interferenze nocive. Ogni volta che qualcuno commenta le tue scelte, chiediti: questa persona ha raggiunto quello che sto cercando di raggiungere io? Se la risposta è no, quel consiglio vale meno della carta su cui è scritto. Epitteto insegnava ai suoi allievi: non seguire dove il sentiero ti porta, vai invece dove il sentiero non c'è e lascia una traccia. Questo significa che il tuo successo non sarà mai uguale a quello di nessun altro. Il tuo tempo sarà diverso, i tuoi metodi saranno diversi, le tue priorità saranno diverse. E mentre stai costruendo il tuo capolavoro unico, ci sarà sempre qualcuno che lo confronterà con l'opera di qualcun altro. Ma tu non devi giustificarti, non devi spiegare, devi solo continuare a costruire un mattone alla volta, seguendo la tua mappa interiore. Scrivi su un foglio i 3 sogni più importanti della tua vita. Poi elenca tutte le persone che hanno cercato di dissuaderti da questi sogni. Infine, accanto a ogni nome, scrivi quale grande risultato hanno ottenuto loro in quei campi. Questo esercizio ti aprirà gli occhi su quanto poco valore abbiano certi pareri. L'universo che tiene i conti. Preparati, perché quello che sto per rivelarti sconvolgerà la tua visione del mondo. Esiste una forza invisibile che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ristabilire l'equilibrio. Gli antichi romani la chiamavano fato, gli orientali la chiamano karma, i moderni la chiamano legge di causa ed effetto. Ma qualunque nome tu voglia darle, è reale. E non dimentica mai, Marco Aurelio era ossessionato da questa legge. Scriveva: l'universo è trasformazione, la nostra vita è quello che i nostri pensieri ne fanno. Ma c'era un'altra frase che ripeteva spesso nei suoi diari privati: chi semina vento raccoglie tempesta.
ma chi semina rispetto raccoglie venerazione. Ma attenzione, questa non è una favola per bambini, è una legge fisica, precisa come la gravità. Ogni azione genera una reazione uguale e contraria. Ogni energia che metti nel mondo torna da te amplificata. E il bello è che non devi fare niente per attivarla. È già in funzione. Seneca raccontava la storia di un senatore romano che aveva rovinato la reputazione di un giovane filosofo con calunnie e menzogne. Il filosofo non reagì, non si difese, continuò semplicemente i suoi studi. 3 anni dopo, lo stesso senatore venne accusato di corruzione dalle persone che aveva usato per diffamare il filosofo. Coincidenza? Seneca diceva di no. Ecco il punto. Quando qualcuno ti manca di rispetto, sta mettendo in moto una catena di eventi che prima o poi si ripercuoterà su di lui. Non perché l'universo punisce, ma perché chi vive nel disprezzo attira disprezzo. Chi vive nella negatività attira negatività. È matematica emotiva, ma c'è un segreto ancora più profondo. Mentre loro seminano veleno, tu puoi scegliere di seminare qualcos'altro. Puoi scegliere di rispondere al loro odio con la tua crescita, al loro disprezzo con la tua dignità, alla loro piccolezza con la tua grandezza. Epitteto insegnava: se vuoi vedere il futuro di una persona, guarda quello che semina oggi. E questa è la chiave di tutto. Tu non devi vendicarti, non devi rispondere, devi solo continuare a seminare quello che vuoi raccogliere. Ma ecco la parte che ti farà sorridere. Il destino ha un senso dell'umorismo incredibile. Spesso la vendetta dell'universo è far sì che chi ti ha ferito sia costretto a guardarti dal basso verso l'alto quando avrai raggiunto il successo. Non per cattiveria, ma perché è la conseguenza naturale di aver scelto strade diverse. Per i prossimi 7 giorni, ogni volta che qualcuno ti tratta male, invece di reagire, fai qualcosa di bello per qualcun altro. Tieni un diario di queste azioni e delle reazioni che ricevi. Alla fine della settimana noterai uno schema che ti cambierà la vita. L'eloquenza silenziosa del trionfo. Ora ti svelo il segreto che separa i vincenti dai perdenti. Esiste un linguaggio che parla più forte di 1000 urla, più chiaro di 1000 spiegazioni, più convincente di 1000 argomentazioni. È il linguaggio del successo, e chi lo padroneggia non ha mai bisogno di difendersi. Marco Aurelio non ha mai scritto un libro per spiegare perché fosse un grande imperatore. Non ha mai fatto discorsi per giustificare le sue decisioni. Ha semplicemente governato così bene che il suo impero è diventato leggenda. Il suo successo ha parlato per lui attraverso i secoli. Ecco la verità che ti cambierà la vita. Ogni minuto che spendi a spiegare il tuo valore è un minuto che non spendi a costruirlo. Ogni secondo che dedichi a convincere gli scettici è un secondo sottratto alla creazione del tuo capolavoro. Seneca aveva un metodo geniale per questo. Quando qualcuno metteva in dubbio le sue capacità, lui sorrideva e diceva: «Il tempo si occuperà di rispondere per me», e poi si rimetteva al lavoro. Risultato: è diventato consigliere dell'imperatore e uno dei filosofi più citati della storia. Pensa alle persone di successo che ammiri. Quante volte le hai sentite giustificarsi? Quante volte le hai viste perdere tempo a convincere i dubbiosi? Mai, perché sanno che i risultati parlano una lingua universale che tutti capiscono, anche i più sordi. C'è un trucco psicologico incredibile in tutto questo. Quando smetti di difenderti e inizi solo a costruire, accade qualcosa di magico nella mente di chi ti critica. Iniziano a rispettarti, anche se non vogliono ammetterlo. Perché il successo è ipnotico, è magnetico, è impossibile da ignorare. Epitteto diceva: non è quello che ti succede, ma come reagisci a quello che ti succede che conta. E la reazione più potente al disprezzo non è la rabbia, è l'eccellenza. È diventare così bravo in quello che fai che le critiche sembrano il borbottio di bambini gelosi. Ma attenzione, questo non significa diventare arroganti, significa diventare imperturbabili. C'è una differenza enorme. L'arroganza ha bisogno di mostrare la propria superiorità. L'imperturbabilità non ha bisogno di mostrare niente. È così sicura di sé che non sente nemmeno il bisogno di confrontarsi. Il bello del successo è che ha una forza gravitazionale. Attira opportunità, persone, risorse.
e respinge automaticamente chi non è al tuo livello. Non devi fare niente. È un filtro naturale che separa chi merita il tuo tempo da chi no. Identifica una competenza che vuoi migliorare. Invece di parlarne con tutti, dedica 1 ora al giorno per i prossimi 30 giorni a perfezionarla in silenzio. Non dire a nessuno cosa stai facendo. Alla fine del mese mostra i risultati. Vedrai l'effetto che fa parlare con i fatti invece che con le parole. L'alchimia della rinascita personale. Fermati un momento. Guarda la persona che eri 5 anni fa. Poi guarda chi sei oggi. Vedi la differenza? Quella è la prova che la trasformazione non è solo possibile, è inevitabile. Ecco il segreto. Puoi scegliere la direzione di quella trasformazione. Marco Aurelio aveva 40 anni quando iniziò a scrivere le sue Meditazioni. Era già imperatore, aveva già tutto quello che un uomo potesse desiderare. Eppure sentiva che la sua vera trasformazione doveva ancora iniziare, perché aveva capito che il successo esteriore senza crescita interiore è solo un'illusione. La trasformazione vera non è cambiare lavoro, casa o partner, è cambiare il modo in cui interpreti la realtà. È sviluppare quella forza interiore che ti rende immune alle tempeste della vita. È quello che Seneca chiamava l'armatura dell'anima. Ecco la parte che nessuno ti dice. La trasformazione più potente nasce sempre dal dolore. Non dal dolore subito passivamente, ma dal dolore trasformato consapevolmente in saggezza. Ogni ferita che scegli di curare, invece di nascondere, diventa una cicatrice che racconta la storia della tua forza. Epitteto era nato schiavo, aveva ogni ragione per odiare il mondo, per essere pieno di rabbia, per sentirsi vittima del destino. Invece, utilizzò la sua condizione come trampolino per una libertà interiore che nemmeno i suoi padroni possedevano. Come? Trasformando ogni limitazione esterna in un'opportunità di crescita interna. Pensa alla tua vita. Quali sono state le esperienze più dolorose, quelle che pensavi ti avrebbero distrutto? Ora guardati attorno, sei ancora qui, sei sopravvissuto. Anzi, probabilmente quelle esperienze ti hanno reso più forte, più saggio, più compassionevole, ma c'è un livello di trasformazione ancora più profondo. Non si tratta solo di superare il dolore, ma di utilizzarlo come materia prima per costruire una versione migliore di te stesso, come l'acciaio che diventa più resistente dopo essere stato forgiato nel fuoco. Seneca aveva una pratica quotidiana. Ogni sera si chiedeva: che lezione ho imparato oggi? Come sono cresciuto? Non cosa mi è successo di bello, ma come sono diventato migliore? Questa piccola differenza di prospettiva cambia tutto. La trasformazione non è un evento, è un processo, non è una destinazione, è un viaggio. E ogni giorno hai la possibilità di scegliere chi vuoi diventare. Non devi aspettare una crisi, una perdita, un trauma. Puoi iniziare proprio ora, in questo momento. Ogni sera, per le prossime 2 settimane, scrivi 3 risposte a questa domanda. Oggi come sono cresciuto? Può essere qualcosa di piccolo. Ho imparato a controllare meglio la mia reazione. Ho capito qualcosa di nuovo su me stesso. Ho scelto la pazienza invece della rabbia. Vedrai che la trasformazione inizia dall'attenzione consapevole. La libertà che nasce dal perdono. Preparati, perché quello che sto per dirti potrebbe sembrarti impossibile, ma se riuscirai ad applicarlo, otterrai una libertà che la maggior parte delle persone non sperimenterà mai. Si tratta del perdono, non quello falso, non quello forzato, ma quello autentico che nasce dalla comprensione profonda. Marco Aurelio aveva nemici ovunque, generali che complottavano contro di lui, senatori che lo criticavano, persino familiari che lo tradivano. Eppure, nei suoi scritti privati non trovi mai parole di odio. Trovi comprensione, trovi perdono, perché aveva scoperto il segreto più liberatorio della vita umana. Il segreto è questo: chi ti ferisce lo fa perché è ferito. Chi ti odia lo fa perché odia se stesso. Chi ti manca di rispetto lo fa perché non ha rispetto per la propria vita. Non è una giustificazione, è una spiegazione. E quando capisci questo, tutto cambia. Seneca scriveva: il perdono è dare via il diritto di ferire qualcuno che ti ha ferito. Ma andava oltre.
Il perdono è liberare se stessi dalla prigione del risentimento, perché il risentimento è l'unica prigione dove il carcerato tiene le chiavi e sceglie di rimanere dentro. Ma attenzione, perdonare non significa dimenticare, non significa accettare comportamenti inaccettabili, non significa tornare a fidarsi di chi ha tradito la tua fiducia. Perdonare significa smettere di dare il controllo della tua pace a chi ti ha ferito. Epitteto aveva una tecnica rivoluzionaria per questo. Quando qualcuno lo feriva, invece di concentrarsi sull'offesa, si concentrava sulla lezione. Si chiedeva: cosa mi sta insegnando questa persona su me stesso? Quale parte di me ha reagito e perché? Trasformava ogni attacco in un'opportunità di autoconoscenza. Il perdono autentico nasce dalla forza, non dalla debolezza. È l'atto di una persona che si sente così sicura del proprio valore che non ha bisogno di punire chi non l'ha riconosciuto. È la scelta di chi ha capito che la propria felicità è troppo preziosa per dipendere dal comportamento degli altri. Ma c'è un effetto collaterale incredibile del perdono autentico. Ti rende magnetico. Le persone sentono la tua pace, la tua forza, la tua libertà interiore e ne sono attratte. Il perdono non ti rende debole, ti rende irresistibile. Inoltre, il perdono ha un potere di guarigione che va oltre il psicologico. Studi scientifici dimostrano che chi perdona davvero ha meno stress, dorme meglio, ha un sistema immunitario più forte. È come se il corpo riconoscesse la liberazione dell'anima e rispondesse con benessere fisico. Pensa a una persona che ti ha ferito profondamente. Scrivi una lettera in cui la perdoni, non la invierai mai. Nella lettera spiega non cosa ha fatto di sbagliato, ma cosa hai imparato su te stesso da quell'esperienza. Poi brucia la lettera. È un rituale simbolico, ma incredibilmente potente per liberare energia bloccata. L'arte di piegare senza spezzare. Ecco una verità che potrebbe salvarti la vita. La forza vera non si misura da quanto resisti prima di spezzarti, ma da quanto spesso riesci a piegarti senza romperti. Questa è la resilienza autentica, quella che trasforma gli urti della vita in trampolini verso l'alto. Marco Aurelio affrontò pestilenze che decimarono l'impero, guerre che durarono anni, tradimenti che venivano dai suoi più stretti collaboratori. Eppure, ogni sera trovava la forza di scrivere nei suoi diari parole di saggezza e gratitudine. Aveva imparato l'arte della flessibilità mentale. Seneca insegnava: il saggio non spera che le tempeste non arrivino, impara a danzare sotto la pioggia. Questa frase racchiude l'essenza della resilienza stoica: non evitare le difficoltà, ma sviluppare la capacità di attraversarle con grazia. Ecco il punto cruciale. La resilienza non è una qualità innata che o hai o non hai. È un muscolo che si allena. Ogni volta che scegli di rispondere, invece di reagire, lo stai rinforzando. Ogni volta che trovi un significato positivo in un'esperienza difficile, lo stai sviluppando. Epitteto aveva una regola d'oro per sviluppare resilienza. Non chiederti perché questo sta accadendo a te, chiediti per cosa questo sta accadendo a te. È una differenza sottile ma rivoluzionaria. Cambia la tua posizione da vittima passiva a studente attivo della vita. La resilienza autentica ha 3 pilastri. Primo, l'accettazione attiva. Non subire passivamente quello che accade, ma accettare consapevolmente di non poter controllare tutto. Secondo, la rilettura positiva. Trovare sempre il dono nascosto nell'esperienza difficile. Terzo, l'azione costruttiva. Usare ogni caduta come informazione per il prossimo salto. C'è un segreto che pochi conoscono. La resilienza si nutre di piccole vittorie quotidiane. Non devi aspettare la grande crisi per allenarla. Puoi svilupparla nelle piccole difficoltà di tutti i giorni. Il traffico, una critica ingiusta, un imprevisto al lavoro. Seneca aveva un esercizio potentissimo. Ogni mattina immaginava che quella potesse essere la sua ultima giornata. Non per deprimersi, ma per dare il giusto peso alle cose. Quando hai questa prospettiva, i piccoli problemi diventano davvero piccoli e conservi energia per quello che conta davvero. La resilienza vera ti rende come l'acqua, impossibile da afferrare, impossibile da fermare,
capace di aggirare ogni ostacolo e alla fine di modellare persino la roccia più dura, non attraverso la forza bruta, ma attraverso la persistenza intelligente. Per i prossimi 21 giorni, ogni volta che affronti una difficoltà, grande o piccola, poniti queste 3 domande. 1. Cosa posso controllare in questa situazione? 2. Quale lezione posso imparare? 3. Come posso usare questa esperienza per diventare più forte? Scrivi le risposte. Vedrai la tua resilienza crescere settimana dopo settimana. Il vulcano inestinguibile della tua essenza. Arriviamo all'ultima verità, quella che racchiude tutte le altre. Dentro di te esiste una forza primordiale, un vulcano di energia creativa che nessuna circostanza esterna può spegnere. È il tuo potere personale, la tua essenza indistruttibile, il fuoco sacro che arde indipendentemente da quello che accade intorno a te. Marco Aurelio la chiamava la cittadella interiore. Seneca la definiva la fortezza dell'anima. Epitteto parlava di il regno della scelta, ma qualunque nome tu voglia darle, è la cosa più preziosa che possiedi. E la tragedia è che la maggior parte delle persone vive e muore senza mai scoprirla davvero. Questa forza non dipende dal tuo successo professionale, non dipende dalle tue relazioni, non dipende dalla tua salute o dalla tua ricchezza. È qualcosa di più profondo, di più antico, di più indistruttibile. È il nucleo della tua identità, che rimane intatto anche quando tutto il resto crolla. Seneca racconta di aver scoperto questa forza durante il suo esilio. Lontano da Roma, privato dei suoi beni, separato dalla famiglia, pensava di essere finito. Invece trovò dentro di sé una ricchezza che non sapeva di possedere, una pace che non dipendeva dalle circostanze, una gioia che nasceva dall'interno. Ecco il paradosso. Più cerchi questa forza fuori di te, più si nasconde. È come cercare gli occhiali che hai sulla testa. Li stai usando per cercare, ma non ti accorgi che li hai già. La tua forza interiore non va conquistata, va riconosciuta. Epitteto insegnava che la libertà vera non è poter fare quello che vuoi, ma volere quello che fai. Non è avere controllo su tutto, ma avere controllo su te stesso. E quando scopri questo controllo, quando ti connetti con questa forza, diventi letteralmente inarrestabile. C'è un test per sapere se hai davvero scoperto il tuo potere interiore. La tua felicità smette di dipendere dall'approvazione degli altri. La tua pace smette di dipendere dalle circostanze esterne. La tua fiducia smette di dipendere dai successi passati. Tutto nasce da dentro. Marco Aurelio scriveva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Ma aggiungeva anche: la forza che cerchi è sempre stata dentro di te. Smetti di cercarla fuori e inizia a esprimerla. Questa forza si manifesta in modi diversi per persone diverse. Per alcuni è creatività inesauribile, per altri è compassione infinita, per altri ancora è determinazione incrollabile, ma ha sempre le stesse caratteristiche. È indipendente dalle circostanze, cresce quando la usi e diventa più forte nelle avversità. Il segreto finale è questo: quando ti connetti veramente con questa forza, la mancanza di rispetto degli altri diventa letteralmente impossibile da percepire. Non perché non accade, ma perché non riesci a raggiungere il livello della tua coscienza. È come se parlassero in una frequenza che il tuo orecchio interiore non riesce più a captare. Dedica 10 minuti ogni giorno per una settimana a questo esercizio. Siediti in silenzio, chiudi gli occhi e ripeti mentalmente: io sono più grande di qualsiasi circostanza. Non pensare al significato, lascia che le parole penetrino nel tuo subconscio. Poi osserva come cambia la tua reazione alle difficoltà quotidiane. Questo è l'inizio della connessione con la tua forza interiore. L'eredità che lascerai. Ecco la verità finale che cambierà tutto. Un giorno non ci sarai più. I tuoi problemi di oggi saranno dimenticati. Le persone che ti hanno mancato di rispetto saranno polvere. Ma quello che rimarrà è l'eredità di come hai scelto di vivere. L'esempio che hai dato. La forza che hai dimostrato quando tutto sembrava andare contro di te. Marco Aurelio è morto oltre 1800 anni fa.
I suoi nemici sono dimenticati, i suoi critici sono polvere, ma le sue parole continuano a ispirare milioni di persone ogni giorno, perché ha scelto la strada della saggezza invece della vendetta, ha scelto la costruzione invece della distruzione, ha scelto il silenzio potente invece del rumore vuoto. Seneca ha affrontato l'esilio, la perdita, l'umiliazione, ma ha trasformato ogni dolore in insegnamento. Oggi è ricordato come uno dei più grandi saggi della storia, mentre chi lo perseguitava è stato dimenticato dal tempo. Epitteto è nato schiavo ed è morto libero, non fisicamente. Quella libertà l'ha ottenuta per caso, ma interiormente era già libero molto prima, e quella libertà interiore ha illuminato generazioni di esseri umani che si sono sentiti prigionieri delle loro circostanze. Ora tocca a te. Cosa vuoi che rimanga di te? Come vuoi essere ricordato? Come la persona che urlava a ogni provocazione, o come quella che manteneva la dignità anche sotto attacco? Come quella che sprecava energia in battaglie inutili? O come quella che la conservava per costruire qualcosa di bello? Ogni volta che scegli il silenzio invece della rabbia, stai scrivendo la tua leggenda. Ogni volta che scegli la crescita invece della vendetta, stai costruendo il tuo monumento. Ogni volta che scegli il perdono invece del risentimento, stai diventando immortale. Il potere del silenzio non è assenza di parole, è presenza di carattere, non è vuoto di suono, è pieno di dignità, non è mancanza di reazione, è abbondanza di controllo. E ora che hai questi strumenti, ora che conosci questi segreti, la responsabilità è tua. Puoi continuare a vivere come hai sempre fatto, reagendo a ogni provocazione, sprecando energia in battaglie insignificanti. Oppure puoi scegliere la via dei grandi, la via del silenzio che costruisce, la via della forza che non ha bisogno di mostrarsi, la via della saggezza che parla attraverso l'esempio. Il mondo ha bisogno di persone così, ha bisogno di uomini e donne che dimostrino che esiste un altro modo di vivere, un modo più nobile, più forte, più libero, un modo che ispiri gli altri a essere migliori, non con le prediche, ma con l'esempio. Questo è il potere del silenzio. Non solo ti libera, ma libera anche chi ti osserva. Diventi un faro di possibilità in un mare di reattività. Dimostri che si può essere forti senza essere aggressivi, che si può vincere senza combattere, che si può essere rispettati senza chiedere rispetto. La tua vita è il tuo messaggio. I tuoi comportamenti sono il tuo insegnamento. Il tuo silenzio di fronte alla mancanza di rispetto è la tua firma sulla storia. E quando arriverà il momento di tirare le somme, quando guarderai indietro alla strada percorsa, saprai di aver scelto la via giusta, saprai di aver vissuto con dignità, saprai di aver trasformato ogni prova in crescita, ogni dolore in saggezza, ogni silenzio in vittoria. Questo è il potere che nessuno potrà mai toglierti. Questo è il silenzio che cambia il mondo, una persona alla volta. Iniziando da te, ora va e usa questo potere. Il mondo ti sta aspettando. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.